benvenuto. In questo tutorial parleremo di palette colori, di come realizzare varianti colore delle tue illustrazioni, del tuo progetto e come farlo in maniera relativamente veloce all'interno di Illustrator con il comando ricolora grafica. Parliamo quindi di illustrazione vettoriale, di grafica vettoriale, e anche questo tutorial, come gli altri presenti nel mio canale, fanno parte di articoli presenti nel mio blog barbaramarini.com, che quindi ti consiglio di leggere perché completano poi il tutorial. Bene, cominciamo. Allora, come prima cosa ti mostro colors.co, che è il sito che utilizzo per generare le palette per i miei progetti. Mi piace molto questo sito perché ha all'interno palette formate da molti colori, non solo 5 come la maggior parte delle altre risorse che ci si trovano online. È possibile navigare tra le tante palette presenti già nel sito e scegliendone anche in base a un colore di preferenza, blu come ho fatto io, blu, e personalizzare i colori aggiungendone o riducendone il numero, e anche in base a delle sfumature già predefinite, oppure inserendo un codice esadecimale preciso per inserire un colore prescelto. Ad esempio inserisco il bianco. I colori poi, come vedi, possono essere spostati per rendere più vicini quelli che ci interessano, ed è possibile poi salvarli in formato ASE, scaricando poi, dopo vediamo, il file in un formato adatto alla suite Adobe. È possibile anche, cliccando su Generate, caricare una propria immagine da cui estrarre poi i colori per la palette. Vediamo una combinazione, un'immagine con una combinazione di colori che ci piace, e anche qui possiamo utilizzarla per generare le nostre palette. Anche in questo caso è possibile aprire la palette generata dall'immagine, personalizzarla e poi esportarla in un formato ASE. Cliccando su ASE viene scaricato un file .ase che, aprendo Illustrator, vedete, può essere utilizzato come campionario interno. Anche l'Adobe ha un sito per la gestione e la modifica di palette colori, e anche qui è possibile navigare tra vari temi colori esistenti e scaricarli in formato ASE, ma soprattutto in più c'è la possibilità di aggiungerlo direttamente alle librerie Creative Cloud della suite e ritrovarsene nel pannello librerie dentro i vari software, quindi anche Illustrator. In più il pannello temi Adobe Color permette di navigare già internamente dentro Illustrator il sito, quindi quello che troviamo nel sito lo troviamo dentro questo pannello. È possibile scegliere tra temi presenti e modificarli, personalizzandoli, e poi salvarli sia nella libreria Creative Cloud che nel campionario. Per quanto riguarda la creazione delle palette ci fermiamo qui. Se vuoi approfondire ulteriormente, altre risorse sono elencate nell'articolo che trovi sul mio blog. Bene, passiamo alla parte pratica dentro Illustrator e vi mostro come ho realizzato questa variante colore di una mia illustrazione. E la palette con i quadratini che trovi sotto la seconda tavola del disegno è quella che ho utilizzato per fare la variante colore. Quindi il primo passaggio è creare un gruppo colori dentro il pannello campioni associato alla illustrazione. Quindi ho selezionato tutti gli oggetti della mia illustrazione e cliccando
sull'iconcina del gruppo colori nel pannello campioni ho aggiunto al campionario un gruppo, vedete la cartellina, con tutti i colori presenti. Questo mi permette di controllare anche quanti colori ho usato e quanti dovrò cambiarne, in modo da generare una palette con un numero di colori abbastanza simile. E non è obbligatorio, però in questo caso è stato utile. Poi ho aperto il mio file.ase scaricato da internet. Ho duplicato la mia illustrazione e a questo punto clicco sul pulsante di ricolora grafica dal pannello proprietà e associo il gruppo colori che ritrovo sulla destra, che avevo già salvato. Con questo pulsantino che vedete adesso posso associare in maniera casuale i colori. Certe volte funziona già bene così, vengono fuori già delle composizioni cromatiche carine, oppure trascinare, cliccando e trascinando su singoli colori, abbinare un colore della nuova palette a un esistente. Quindi ad esempio l'azzurro del cielo l'ho trascinato sul vecchio azzurro e ho cambiato direttamente il colore allo sfondo. È possibile anche personalizzare, sotto avete i valori HSB e quindi ogni singolo colore è possibile poi personalizzarlo se non ci piace quello che abbiamo trovato nella palette generata prima, e personalizzarlo tramite i valori HSB. In più, in automatico il bianco e il nero vengono preservati, ma cliccando sul pulsante che avete visto, su cui ho cliccato adesso, vengono modificati. È possibile modificare anche il bianco e il nero. Di default vengono protetti, quindi non vengono cambiati il colore bianco e il colore nero, ma così posso associare anche al bianco e al nero nuovi colori. Quando ho finito do l'ok e questo è il risultato. Ora vi mostro un altro esempio. Ho utilizzato, caricandola su colors.co, una immagine di un dipinto di Monet, da cui ho prelevato i colori per la mia palette, e con lo stesso procedimento ho realizzato questa variante colore. Bene, per oggi abbiamo finito, spero ti sia stato utile, e se sì puoi mettere un mi piace al video o iscriverti al mio canale, e se hai domande mi raccomando scrivimi nei commenti e ti risponderò. Ciao, alla prossima!